Benvenuti o bentornati sul mio canale. Ecco Aire Stealth Matte Black. La prima cosa da dire è che è proprio molto nera. Eccola qua, la Eco Aire Stealth. È una bella chitarra, esteticamente si fa notare. Non sono un grande amante delle chitarre nere, come non amo nemmeno quelle bianche, però questa ha un suo fascino innegabile. Questi pick-up che seguono la linea dei tasti, sembra un'estensione del manico, mi piace molto questa cosa. Poi questo corpo e questo manico satinati sono proprio belli, amo molto sia i manici satinati che anche i corpi, che troppo lucido non è che mi entusiasmi, è chiaro, poi ci sono le dovute eccezioni. È una chitarra comunque che ha delle ottime caratteristiche. Ho detto nel video precedente che era il modello di punta della Eco come produzione di chitarre elettriche. Ci sono altre chitarre, soprattutto semiacustiche, più care, più costose, per cui diciamo a livello Strat, Super Strat è la più costosa. Vi chiedo, se già non lo siete, di iscrivervi al mio canale, mi fareste un grosso favore e lo aiutereste a crescere di molto. Stiamo crescendo a un buon ritmo, ma c'è bisogno di ulteriore carica. Grazie, andiamo avanti. Camicia rossa, chitarra nera, rosso-nera, ci siamo capiti. Le caratteristiche. Allora, meccaniche Eco. Ecco, una cosa che mi piace delle Strat Eco è la paletta. Per me questa paletta è molto bella, mi piace più quasi della Fender. Insomma, originale, non è l'ennesima scoppiazzatura della paletta Fender. Ecco, poi capotasto, non si sa di cosa sia, immagino sia un polimero plastica, insomma. Se fosse osso o se fosse grafite lo avrebbero scritto. Manico in acero, tastiera in WPC, Wood Polymers Composite. Praticamente è un legno che viene sbriciolato, proprio macinato e mescolato con un polimero, plastica, e si ottiene una superficie che sembra legno, ma non so, ad esempio avete visto anche molti, soprattutto per esterni, ci sono delle specie di parquet che sembrano effettivamente legno e invece è plastica, è una plastica speciale, e in questo caso molto probabilmente ci sarà molto più legno che polimero, però di fatto è quella la cosa. Credo sia anche una cosa abbastanza economica, cioè piuttosto che mettere Jatoba o Pauferro o Palissandro addirittura, considerando il costo della chitarra, io almeno il Jatoba l'avrei messo, però in effetti la tastiera comunque è buona, i tasti sono posati molto bene, non ci sono asperità nemmeno in fondo. I tasti sono dei medium jumbo, 24 tasti. Che altro dire, è molto scorrevole, il radius è da 14, è veramente piatta, insomma fatta per i solisti. Un humbucker e due single coil. L'humbucker è splittabile con un pull on e push off, 5 vie selettore classico. Il ponte è un Wilkinson, è un bel ponte, ha un bel blocco dietro, io ho tolto per farvelo vedere,
però devo dire che dandoci un po' dentro la cordatura non tiene. Credo sia dovuto al capotasto, che non è molto scorrevole. Bisognerebbe o metterci della grafite di matita oppure sostituirlo, ecco, perché il ponte è buono, è veramente un bel ponte. Che altro dire? Il corpo è in paulonia, e il paulonia anche questo è un legno molto duro e molto leggero. La chitarra è leggerissima, poi la peso e vi dico il peso, ma secondo me non supera i 3 kg. È molto leggero ma molto duro, è un legno veramente duro, viene chiamato anche l'alluminio del legno per questo motivo. Mi è stata prestata da Davide, che è colui che sistema tutte le mie chitarre quando ne ho bisogno, mi sostituisce i pick up, mi regola l'action, mi cambia i capotasti, può fare tutto. Se abitate in provincia di Vicenza o in Veneto, dove abito io, lui ha una pagina Facebook, non ha un sito, però ha una pagina Facebook con l'indirizzo e il numero. Vi lascio il link in descrizione. Va bene, ho parlato fin troppo, direi di sentire all'opera questa chitarra. Avete sentito i suoni puliti in tutte le posizioni dei pick up e nelle ultime due anche con il push on pull off inserito. Davide mi aveva avvisato che a suo parere i pick up erano un po' cupi, un po' chiusi, e forse nel pick up al manico questa cosa si sente. Poi tireremo le somme alla fine del video. Adesso volevo farvi appunto sentire la chitarra su una base musicale ho messo un overdrive e un po' di delay, un po' di riverbero e niente più. Ecco qua, forse si nota abbastanza che dal pick up al manico dove parto al pick up al ponte dove arrivo, faccio manico, centro e ponte, non è che il suono venga stravolto, diciamo, ecco, il pick up al manico, a mio parere, adesso proverò anche quei suoni crunch da soli, però è forse il punto debole di questa chitarra, di questa elettronica. Andiamo a sentire comunque come si comporta sopra una base musicale. Ci ho fatto un'improvvisazione più che altro per farvi sentire appunto il cambio di tonalità. Andiamo a sentire.
so, cambio spesso vestito, ma ho dovuto fare questo video in 3 giorni perché per esigenze di tempo non ce la facevo a fare prima. Ecco, i suoni crunch, come per i puliti, ho usato tutti i toni a mezzogiorno il canale crunch e il canale pulito. Non ho aggiunto effetti se non un leggero riverbero proprio per non dare un suono proprio crudo. Ecco, confermo che anche sui crunch, a mio parere, il suono del pick-up al manico è un po' chiuso, un po' cupo. Gli altri due, insomma, vanno già meglio, quello centrale. Quello al ponte è buono, non ha problemi. Ok, continuiamo. Anche per i toni distorti ho usato solo il canale lead del mio Boss Katana, nessun effetto a parte un po' di riverbero e tutti i toni a metà. Anche qui, se avete notato, si sente che il pick-up al manico è molto in pasta, è molto chiuso. A gusto personale non impazzisco per questa cosa, magari a qualcuno invece può piacere, è una cosa soggettiva ovviamente. Per quanto mi riguarda, le conclusioni per questa chitarra. È una buona chitarra, a mio parere è buona, ma non è giustificato il prezzo. Nel senso, mi spiego, la Eco Aire Relic è praticamente quasi identica, cambiano i pick-up probabilmente perché sì, sono diversi sulla Eco Aire Standard, però i suoni sono a volte, cioè io quasi quasi preferisco i suoni della Eco Aire Standard, che costa meno, è una chitarra che ha un valore, un rapporto qualità-prezzo superiore a questa. Questa è molto, diciamo, figa, nel senso stealth, matte, black, sì, però alla fine il manico è uguale, il corpo è uguale, cambiano un po' i pick-up, c'è un ponte Wilkinson di tutto rispetto, però mettono un capotasto in materiale plastico che
a mio giudizio, insomma, non ha motivo di esserci, nel senso, con con questo prezzo si trovano chitarre decisamente con caratteristiche migliori. Parlo di Harley Benton, parlo di Earth, le Lag, le Jet. Le Lag no, costano un po' di più, ma ce ne sono anche altre marche, insomma, che con quasi 400 euro, insomma, ti danno una chitarra con i tasti in acciaio, la tastiera in palissandro, il capotasto in grafite o in osso, le meccaniche autobloccanti e via dicendo, e anche il ponte Wilkinson. In questo caso mi riferisco alle Harley Benton. Quindi la chitarra è bella, la chitarra suona bene, ha questo, secondo me, handicap del pick-up al manico, ma per me è così, magari per altri non è così. Il pick-up al ponte suona, è bello cattivo, aggressivo. Per il resto chitarra costruita bene, suona bene. Io, se mi mettessero davanti la Air Relic e questa, prendo la Air Relic, perché tutto sommato anche il portafoglio ha la sua importanza e la differenza sonora e anche di suonabilità, secondo me, non c'è. Quindi questa era la mia idea di questa chitarra, una chitarra che comunque è valida, però a mio giudizio costa un po' troppo. Va bene, allora abbiamo finito, ci vediamo alla prossima e grazie, ciao!